Venendo a questa 23esima lezione, chiudiamo sulla gestione delle obiezioni e in particolare parlando delle obiezioni razionali. Chiudiamo anche il quarto macromodulo sulle fasi della vendita, modulo che ci ha preso tanto tempo e un po' di spazio per affrontare, no, le varie fasi, i vari aspetti importanti che si susseguono in un processo negoziale come la vendita. L'obiezione, quando c'è, è una delle ultime fasi, no? E a volte è la fase più complessa. Ti ricordo che per obiezioni non intendiamo quella richiesta di maggiori informazioni, e con l'obiezione razionale iniziamo con richiamare quella distinzione tra obiezioni generiche e specifiche, no? Che attengono entrambe, come dicevamo, no? A un problema che non siamo riusciti a individuare durante la presentazione del prodotto o servizio. Problema, blocco, dubbio del nostro cliente non venuto fuori prima, che drammaticamente si manifesta con l'obiezione al termine della presentazione del nostro prodotto o servizio. Ti ricordo, come dicevamo velocemente anche nell'ultima lezione, che l'obiezione razionale, come quella emotiva agganciata alla sfera empatico e creativa, spesso invece l'obiezione razionale è molto caratteristica di personalità direttive e analitiche. Questo non vuol dire che individui empatici e creativi non possono anche loro fare obiezioni razionali, ci mancherebbe. Iniziando quindi dalla distinzione, dalla prima categoria di obiezioni molto, molto generiche, diciamo sono clienti che pur, ecco, direttivi e analitici, e magari proprio perché direttivi e analitici nella loro testa sanno bene perché, non ci spiegano così chiaramente qual è l'ambito, no, del loro dubbio per cui si sono bloccati, se c'è un problema riguardo al mercato, se hanno una soluzione già della concorrenza che risulta efficace, no? Quindi con un cliente direttivo o anche analitico o quel che sia, è importante fare le giuste domande per capire bene un pochettino meglio qual è l'ambito per cui il cliente non si sente convinto, e poi con questi clienti in maniera professionale riargomentare, no, i punti che abbiamo visto nella presentazione del prodotto. Quindi può essere di grande aiuto riconsiderare i vantaggi e i benefici, no? Per il cliente, per il consumatore finale, e vantaggi e benefici rispetto del nostro prodotto rispetto a quelli della concorrenza. Aiutare il cliente a mappare questa connessione che magari è sfuggita durante la presentazione del prodotto. Quando fatto tutto questo non riusciamo a convincere il cliente, molliamo. Il cliente apprezzerà sicuramente la nostra, e anzi ancora di più apprezzerà la nostra capacità di difendere il punto, di argomentare quello di cui siamo convinti, in cui crediamo, che è il nostro prodotto e servizio, è la nostra azienda, no? Ma a maggior ragione quando capiremo che è il momento giusto di fermarsi, apprezzerà ancora di più anche la nostra capacità di rispettare il suo no. E su questi clienti è importante avere questa sensibilità di sapere quando fermarsi. Parlando invece delle obiezioni razionali specifiche, quelle appunto in cui il cliente molto molto chiaramente ci dettaglia i perché del suo no. Il paio di cose che mi interessa vedere di questo è che in questi casi succede una cosa molto molto semplice, cioè per il cliente non è vera questa equazione, cioè che il beneficio del nostro prodotto o servizio è uguale a un beneficio monetario atteso, okay, che deve essere maggiore al costo del nostro prodotto o servizio più i benefici che il cliente sta avendo dai prodotti della concorrenza. Okay? Quindi il costo opportunità si definisce proprio come il beneficio che il cliente ha
dalla soluzione che adotta attualmente. Quando un cliente ci fa un'obiezione razionale, specifica o meno specifica, di fondo lui non crede che il valore del nostro prodotto o servizio sia superiore al suo costo più il beneficio che lui ha da quello che sta trattando della concorrenza. È un caso sicuramente più complesso, no? E per affrontarlo io ti riporto alla memoria questo piccolo riquadro, in questo piccolo riquadro, quell'imbuto delle sfide impossibili e quel schemino, no, di domande aperte, diagnostiche, chiuse, confermative, che servono a rinquadrare un pochettino la situazione e aiutano il cliente a fare le giuste analisi per arrivare a riconfermare questa equazione che sta facendo difficoltà ad approvare, no? Quindi che cosa succede di fronte a questi no? Beh, che la nostra proposta non è stata adeguata a matchare le soluzioni che il cliente voleva, ok? Di conseguenza, come dicevamo, cosa bisogna fare? Beh, attraverso domande aperte e diagnostiche, capire bene come, perché, dove il cliente si è bloccato, che cosa del nostro prodotto o servizio non lo convince, che cosa della concorrenza lo convince di più, ok? E una volta capito questo, può essere che il cliente abbia ragione e sia realmente abbia trovato una soluzione che è migliore del nostro prodotto o servizio. Questo può succedere e quindi il gioco può tranquillamente finire qui, ma viceversa può anche succedere che il cliente, o meglio noi, non siamo riusciti a mettere in luce alcuni aspetti del nostro prodotto e servizio che effettivamente rendono il nostro prodotto migliore di quello della concorrenza. Quindi mettendo a fuoco attraverso queste domande quello che è il quid che il cliente non ha compreso, quell'aspetto importante del nostro prodotto o servizio che non siamo riusciti a trasmettere nella maniera giusta, possiamo appunto riformulare la nuova proposta rimettendo meglio a fuoco quell'aspetto non sufficientemente chiarito per arrivare appunto a una nuova proposta che sia in grado di matchare meglio la soluzione che il cliente vorrebbe. Quindi, come dicevamo già nella scorsa lezione, la 20ª mi sembra, fare anche domande confermative sui nostri benefici accessori o principali del nostro prodotto o servizio, cioè se ti ricordi, come dicevamo, argomentare i nostri ulteriori benefici però attraverso delle domande, di modo che sia il cliente che si dà la risposta a se stesso in primis e poi a noi, che effettivamente questa serie di benefici che noi stiamo riportando alla sua attenzione sono benefici per lui fondamentali e che effettivamente verificano la famosa equazione beneficio uguale valore monetario atteso costo acquisto più costo opportunità. Ok? Quindi fatto tutto quanto questo, arriviamo a un po' la chiusura e anche in questo caso, anche quando noi percepiamo che il nostro prodotto o servizio abbia un reale valore concreto per il cliente superiore alle soluzioni che lui attualmente sta adottando, una volta che abbiamo fatto tutto questo processo e il cliente ci ha seguito e ci ha risposto alle nostre domande e ha anche riconosciuto, no, che su tanti aspetti potevamo e abbiamo effettivamente ragione, ma alla fine non vuole concludere l'acquisto, rispettiamo il suo no. E anche in questo caso, come nel precedente, questo non vorrà dire che abbiamo veramente seminato per il futuro, rispettando il suo no e avendo saputo difendere la nostra posizione e alla fine cedendo a quella che è la volontà del cliente, stiamo effettivamente dimostrando una grande volontà di accettare anche quello che è la sua decisione.
Bene, questo è quello che un po' ci tenevo a dire riguardo alle obiezioni razionali e come al solito ricapitolando molto velocemente, abbiamo obiezioni razionali generiche quando il cliente non ci specifica così bene cosa non lo ha convinto del tutto. Quindi mercato, concorrenza, con domande capiamo bene, soprattutto se si tratta di clienti direttivi, che cosa il cliente non è convinto e argomentiamo con convinzione le cose che sappiamo essere vere e di cui siamo convinti. Se non lo convinciamo andiamo oltre perché è un cliente direttivo e giustamente a casa sua decide lui come si fa. Seconda micro categoria delle obiezioni razionali. Obiezioni molto molto specifiche, spesso connesse con clienti analitici, abituati a lavorare con i dati e a essere convinti attraverso i dati. In questo caso hai visto questo strumento, no, che abbiamo anticipato con l'imbuto delle sfide impossibili, questa tecnicalità di combinare domande aperte, diagnostiche, poi confermative, serve a confermare quella equazione importante in cui il beneficio che il cliente si può attendere dal nostro prodotto o servizio deve essere maggiore del costo del nostro prodotto o servizio più il beneficio che lui ha dai prodotti della concorrenza, dalla soluzione che attualmente sta adottando. Con questi clienti, spesso direttivi e analitici, argomenta fino a che sei convinto e pensi che sia giusto insistere. Quando vedi che non funziona, molla. Ancora di più clienti direttivi e analitici apprezzeranno non solo la tua capacità di tenere la posizione e di saper argomentare quello in cui sei convinto, ma apprezzeranno anche la tua capacità di rispettare i loro no. Questo è quanto, finisce questa lezione 23esima e insieme ad essa questo quarto macromodulo sulle fasi della vendita. Ci vediamo nella prossima lezione per iniziare l'ultima fase che compone questo percorso. Buon lavoro, ciao!